Benvenuti alla visione di questo video dedicato alla pneumatica. In particolare vedremo le fasi di progettazione di un circuito pneumatico, cioè praticamente come costruire un circuito pneumatico, come risolvere il problema che ci è stato assegnato. Quindi è un video dedicato alla pneumatica di base, e vedremo in quale modo possiamo dividere le fasi di progettazione e poi come realizzare lo schema funzionale mediante il software di simulazione FluidSim. Innanzitutto partiamo dalla definizione delle specifiche, la prima fase, le specifiche del progetto. Abbiamo poi l'operazione preliminare del progetto e infine la stesura dello schema. Cosa si intende per definizione delle specifiche? Le definizioni è la base. Cosa deve fare l'automatismo? Cioè devo decidere, ho il mio problema, cosa deve fare? E quindi si devono stabilire quanti cilindri occorrono, la loro tipologia, se devono essere a semplice effetto, a doppio effetto, la sequenza dei movimenti, quante valvole ausiliari di distribuzione serviranno, se ci sono o non ci sono fine corsa meccanici, se devo usare dei fine corsa di tipo magnetico e quindi diventerà un comando elettropneumatico. Devo definire tutte queste specifiche. Poi ci sono le operazioni preliminari del progetto, che possiamo a sua volta suddividerle in una descrizione simbolica della sequenza. Adesso dopo nelle prossime slide vedremo di cosa si tratta. Una rappresentazione grafica, quello che è chiamato diagramma sequenziale delle fasi. Poi definire nel diagramma le posizioni di partenza e di riavvio dei vari segnali di comando e poi analizzare la natura dei segnali di comando. E infine potremo stendere lo schema funzionale del circuito. Iniziamo con la definizione delle specifiche del progetto. Andiamo a vedere il nostro progettino a sinistra. Vediamo che dal nastro trasportatore A, arrivano dei pacchi. Quando sono posizionati sopra il cilindro A li spinge in alto e poi il cilindro B li smista nel nastro B. Quindi l'automatismo deve sollevare pacchi in arrivo del nastro A per smistarli al nastro B. Dobbiamo realizzare un impianto che faccia questo. Dicevamo quanti cilindri pneumatici occorrono? Ecco, ce ne bastano 2, ovviamente. Che tipo di cilindri dobbiamo usare? Semplice effetto, doppio effetto? Possiamo utilizzarli sia l'uno che l'altro, ma in questo caso scegliamo di utilizzare dei cilindri a doppio effetto. Poi, quale deve essere, sempre per le definizioni, la sequenza di intervento? Allora, cosa deve fare? Quando dal nastro A è arrivato il pacco, eccolo qua, arriva, si posiziona qua, cosa deve fare il nastro A? Cosa deve fare il cilindro A? Il cilindro A si deve sollevare. E ovviamente deve mantenere la posizione, non è che gli fa lo scherzetto B, poi parte B e dice dov'è il pacco? Chiamano chi l'ha visto e dice che fine ha fatto sto pacco. Quando il pacco si trova nella posizione per essere spostato da B, allora B lo sposta. Dopo averlo spostato rientra il cilindro A. Dopo essere rientrato il cilindro A, rientra il cilindro B. E quindi questa è la nostra definizione del nostro progetto. Quali sono le operazioni preliminari del progetto? Abbiamo detto, di una descrizione simbolica, letterale, della sequenza e poi una descrizione grafica. Vediamo qual è la descrizione letterale. Per fare questo si deve assegnare una lettera maiuscola dell'alfabeto per ogni cilindro. Quindi avendo 2 cilindri, il primo lo possiamo chiamare A, il secondo B e così via. Ogni cilindro deve essere associato anche un segno che corrisponde alla tipologia del movimento. Il segno più corrisponde alla fuoriuscita del cilindro, dello stelo del pistone. Il segno meno al rientro del cilindro. Così abbiamo detto che quando il cilindro A ha ricevuto il pacco deve alzarsi, il primo movimento è A+.
A sta fermo in questa posizione, esce il cilindro, lo stelo del cilindro B, quindi B più, e quindi sposta il pacco su B. Dopo che il pacco è stato spostato, rientra A. Quando A è rientrato, rientra B. Quindi i movimenti sono: esce A, esce B, rientra A, rientra B. E quindi nelle operazioni preliminari del progetto abbiamo identificato la descrizione simbolica della sequenza. Passiamo adesso alla descrizione grafica della sequenza, che assume diversi nomi. Si può chiamare diagramma delle fasi, diagramma corsa-passo, diagramma sequenziale, ciclogramma, e insomma chi più ne ha più ne metta. Vediamo come realizzare un diagramma sequenziale. Trovandoci così di fronte ad un movimento, le grandezze sono due: lo spazio che deve percorrere, in questo caso lo stelo, e quanto tempo impiega per raggiungere dall'inizio, dalla posizione iniziale alla posizione finale. Nel caso della costruzione del diagramma delle fasi o corsa-passo, supponiamo che i tempi richiesti siano per adesso uguali. Non stiamo lì a guardare se il cilindro A in uscita e in entrata impiega lo stesso tempo. Poniamo il caso che siano uguali. E questo siano richieste uguali l'asse delle ordinate y, e queste sono nell'asse x. Nell'asse y invece abbiamo lo spazio da percorrere. Anche questo non tiene conto della lunghezza della corsa, così come l'asse x non tiene conto del tempo. Quindi se il cilindro ha uno stelo di 60 mm, di 80 mm, di 200 mm, lo spazio sarà sempre lo stesso. Nel caso si dovesse invece tenere conto del tempo sull'asse x, il diagramma assume il nome di diagramma corsa-tempo, per mostrare le possibili variazioni di tempo, del tempo che è impiegato il cilindro A per uscire, del cilindro A per rientrare. E in questo caso l'asse x è diviso in secondi. Qui vediamo corsa-tempo. Questa è una parte del ciclo. A sta fermo nella seconda fase e A rientra. Quindi qui abbiamo le fasi. Le fasi sono tre: A fuoriesce, A sta fermo un certo periodo di tempo ed A rientra. Lo stesso invece se lo vediamo dal punto di vista del diagramma corsa-tempo, notiamo che se A esce per uscire e raggiungere la sua estremità, lo stelo deve raggiungere l'estremità della corsa, impiega 4 secondi. Poi sta in tempo di sosta 1 secondo e poi rientra in 1 secondo. Quindi è la stessa azione, la stessa movimentazione, una vista semplicemente dal punto di vista dei passi, cosa deve fare, l'altra invece tenendo conto del tempo. Disegnare il grafico corsa-passo delle fasi, ovviamente di quello che abbiamo preso in esame. Il diagramma si costruisce in che modo? Si tracciano due linee parallele all'asse delle x e delle x. In questo caso ne abbiamo una e due. Cosa rappresentano? Rappresentano le posizioni estreme dello stelo. Quando raggiunge, questo qui è la posizione estrema dello stelo, quando lo stelo è fuori e quindi ha raggiunto il sensore che sia o il fine corsa meccanico a 1, quando invece è rientrato, posizione di rientro a 0. Si può mettere anche il più e il meno per indicare che quando il cilindro, lo stelo ha raggiunto questa posizione, vuol dire che è completamente fuori e segno più a più e questo è segno a meno. In questo spazio è in movimento o in andata o in ritorno. Se i cilindri sono più di 2, si disegnano degli spazi, se ne disegna un altro diagramma, questo per il B. Si tracciano poi degli assi paralleli all'asse Y, come dicevamo, in questo caso non tenendo conto del tempo, ma semplicemente delle fasi. Le fasi sono 4, esce A, esce B, ritorna A e ritorna B. In questo diagramma è il diagramma corsa-passo, non
stiamo costruendo il diagramma corsa-tempo, cioè tenendo conto del tempo che realmente impiega a svolgere questa azione. Le linee verticali invece con questa freccia si chiamano linee di comando. Quelle inclinate sono invece che uniscono i due assi paralleli, rappresentano i movimenti del pistone. Quindi cosa significa? Che nella prima fase A si trova, esce, arriva alla sua estremità, qui incontra il fine corsa A1 che darà il comando per, eccolo qua la linea, al comando al cilindro B di uscire. Quando il cilindro B è fuori e incontra il fine corsa A1, comanda il rientro del cilindro A meno. Il cilindro rientra, arriva in fine corsa iniziale A0, A0 dà il comando al cilindro B di rientrare e il cilindro B, quando è rientrato il fine corsa B0, darà il comando di nuovo ad A per avere di nuovo A+. Quindi da questo ciclo noi, delle equazioni di questo ciclo, riusciamo ad ottenere quello che si chiamano equazioni booleane delle fasi o dei movimenti. In questo diagramma andiamo ad individuare quali sono i comandi per poi costruire il nostro schema. Quali sono? Allora andiamo ad identificare che è il fine corsa A1 che comanda il B+. È il fine corsa B1 che comanda A-, fine corsa A0 mi comanda B-, cos'è che mi comanda A+, il primo movimento? È il fine corsa B0, ovviamente al fine corsa B0 devo associare un pulsante per uno start a ciclo singolo o per uno start continuo, quindi come abbiamo scritto, in queste sono le equazioni, inizio ciclo end B0 mi dà A+. A1 mi dà B+, B con 1 mi dà A-, A con 0 mi dà B-. E quindi abbiamo realizzato, abbiamo trovato le nostre equazioni dei movimenti. L'analisi dei segnali di comando. A cosa serve? È importante per sapere se ci sono o non ci sono quei cosiddetti segnali che si chiamano bloccanti, che adesso andiamo ad individuare. Quali sono i comandi? I comandi sono di tre tipi. C'è il continuo, l'istantaneo e il bloccante. Qual è un segnale continuo? È un segnale che resta attivo nella fase o in più fasi a quella successiva che è stata generata. Quindi questo qui è un segnale continuo. Qual è un segnale istantaneo? Quando si disattiva immediatamente dopo la fase successiva che lo ha generato. Ecco, questo qui è un segnale istantaneo, perché non dura nel tempo ma rientra. Per quanto riguarda invece i bloccanti, è un segnale continuo che durante il suo stato attivo non consente la prosecuzione del ciclo, impedendo così la commutazione della valvola del dispositivo di azionamento, in questo caso potrebbe essere una valvola di distribuzione bistabile, da esso, dalla valvola di distribuzione che rimane bloccata. Un segnale istantaneo non può mai essere un segnale bloccato. Analizzando questo nostro schema, vediamo che le analisi del ciclo sono: il ciclo continuo è A1, eccolo qua, ma anche B0 è un segnale continuo perché dura 2 fasi. Quali sono i segnali istantanei? Il segnale istantaneo è B1, eccolo qua, perché poi scende subito. Dice ma anche il segnale A0, infatti eccolo qui, perché dopo A0 non c'è più, non dura nel tempo, ma abbiamo subito il successivo. Quali sono i segnali bloccanti che impediscono il movimento successivo? Sono il A1 e B0. Perché? Perché il segnale A1 è presente quando dà il comando al cilindro B, ma è presente anche quando il cilindro B deve. Anche il fine corsa B0 è un segnale bloccante perché
possiamo vedere che B0 è presente e comanda il rientro di A, ma continua ad essere presente anche quando A deve fuoriuscire. Quindi in questo caso è presente, non solo presente, ma causa il rientro di A ed è presente anche durante l'avanzamento di A e quindi gli impedisce il movimento, quindi diventa un segnale bloccante. Questa parte così è conclusa. Passiamo adesso a realizzare praticamente questo schema, lo schema che abbiamo esaminato, direttamente con il software di simulazione, dove costruiremo anche il diagramma sia corsa passo che corsa tempo. Ecco il nostro software per la costruzione dello schema e la simulazione. Vado a prendere i componenti necessari per la realizzazione di questo schema, di questo circuito pneumatico. La pressione, un distance rule per i nostri fine corsa, un cilindro a doppio effetto e anche una valvola di distribuzione per comandare l'avanzamento e il rientro del cilindro, quindi una valvola 5-2 bistabile. Eccola qui. In questo momento possiamo anche crescere con lo zoom. Colleghiamo l'uscita della valvola 5-2 bistabile sull'ingresso di rientro del pistone per la fase meno negativa, mentre il 4 è per spingere il pistone in avanti. Il 5 e il 3 sono degli scarichi, quindi gli andiamo a mettere degli scarichi. Simuliamo lo scarico silenziato, no, questo è silenziato, comunque uno scarico. Invece 1 è l'ingresso della fonte dell'alimentazione della pressione. Questo ingresso e quest'altro ingresso sono i pilotaggi per far commutare la valvola in questa posizione o in quest'altra. Inizialmente per default la valvola si trova in questa posizione, quindi non appena la valvola è in pressione, vedete che spinge il cilindro indietro. Se voglio che il cilindro vada in avanti, devo fare in modo che arrivi un segnale in pressione su questo punto, il meccanismo interno sposta la valvola e quindi ci troviamo in questa configurazione, il 4, così la pressione invece di trovarsi ed uscire dal 2 uscirà dal 4 e spingerà il pistone in avanti. Dal punto di vista didattico, vi vado a mettere che questo è il mio A+, questo invece è il mio A-. Era meglio che lo scrivessi in maiuscolo, dai. Vabbè. A-. Questo è il mio cilindro A. Il cilindro A, poniamo che abbia due fine corsa, quello di inizio e quello terminale, che sente la presenza della fuoriuscita dello stelo che ha raggiunto il fine corsa. Inizialmente si trova ad una distanza 0, quando ha finito si trova ad una distanza di 100 mm, 0,100, 0,100. Ok. Torno un attimo indietro perché l'ho zoomato un po' troppo. Vado a selezionare tutto, copio, incollo e devo ricordarmi di modificare le etichette. Questo è il mio B+, e anche il rullo dei fine corsa. Così abbiamo evitato di ricostruire tutto il B+, il B-. Adesso ci servono come abbiamo detto, due cilindri, due valvole di distribuzione, 1, 2, 3, 4 fine corsa più la valvola di comando. Così andiamo a prendere le valvole, le troviamo su
operatrici meccaniche. Possiamo usare questo che è una valvola 3.2, zoomiamo che è meglio, una valvola 3.2, la possiamo vedere che c'ha questo simboletto, sta ad indicare che non è una valvola monostabile ma una valvola, per così dire, bistabile, perché una volta che è premuto questo dentino si incastra, per così dire, meccanicamente e non permette alla molla di riportarla nella posizione originale, a differenza di quest'altro che invece una volta che premo e tolgo l'azionamento la molla direttamente lo spinge indietro. Quindi se vogliamo costruirci un ciclo continuo, anche se non è il massimo, meglio che il comando sia dato da due pulsanti, da uno start e da uno stop, ma così, visto che siamo a livello didattico, possiamo usare anche questo, non si offende nessuno. Quindi questo qua è la presa della pressione, vado a prendere il mio componente per la pressione, lo colleghiamo e qui per par condicio mettiamo lo scarico. Se voglio posso mettere anche l'etichetta, altrimenti lascio stare. Lo lascio stare, tanto abbiamo capito che questo qua è un pulsante. Adesso mi servono i 4 fine corsa. I 4 fine corsa sono sempre delle valvole 3.2 con comando meccanico, non a pulsante, normalmente chiuse, eccole qua. Questo qua hanno già il pilotaggio, lo tolgo, non voglio pilotaggi. Ecco. Di queste qua me ne servono 4, intanto gli metto lo scarico, in modo tale che una volta che ne ho creata uno, faccio la clonazione come la pecora Dolly, ecco, li abbiamo clonati e non cromati, altrimenti facciamo la cromatura del morto, come il comico Giovanni Cacioppo, che diceva che lo zio di un suo amico aveva scritto nelle ultime volontà: voglio essere cromato. Allora hanno chiesto se esistesse la cromatura del morto, gli hanno detto di no, al limite gli potevano dare una mano di antiruggine. Beh, quindi noi l'abbiamo clonato e non cromato. Adesso questi 4 fine corsa sono identici, ma dobbiamo assegnare questi fine corsa in modo che siano identificati ai 4 che abbiamo deciso. Questo lo assegniamo ad A0. B0. Possiamo notare che il fine corsa 0 e B0, che sono la posizione iniziale, sono già premuti, quindi il mio software li disegna già nella posizione di configurazione non in questa di destra, ma in quella di sinistra, in quanto sono già azionati. Se dovessimo disegnare lo schema manualmente e non attraverso il software, bisogna ricordarsi che va disegnato in questo modo tutti i fine corsa che sono inizialmente a ciclo fermo ancora prima di partire, quelli che sono già premuti, azionati, bisogna disegnarli in questa configurazione. Adesso andiamo a continuare il nostro schema. Abbiamo detto che lo start insieme a B0, eccolo qua, quindi da qui di porta pressione su questa valvola, deve darmi il movimento A+. Fuoriesce A, arriva il fine corsa a 1, queste sono le equazioni dei movimenti che abbiamo scritto, deve far partire B. Quando B è fuoriuscito, il fine corsa B1 deve far rientrare A. E dopo che A è rientrato, è il fine corsa A0, così come abbiamo visto nella parte delle slide, è il fine corsa A che fa rientrare il B-. Su tutto ciò occorre che vada a mettere la mia alimentazione di pressione. Ecco, qui facciamo il 2x1, facciamo offerte da discount,
si è deciso, anche questo qua dai, che non rimane da solo, poi si sente depresso. Bene, adesso andiamo ad azionare il nostro, mettiamo in start, vado sulle opzioni, ok, lascio la simulazione alla velocità standard, non metto nessun fattore di riduzione della velocità, quindi 1 a 1, e vediamo cosa succede. Ecco, vediamo che il nostro circuito esegue la sua sequenza. Ok, però non mi piacciono i rumori. Option Sound, vado a togliere il segno di spunto su tutte le simulazioni dei sound. Ripartiamo, finalmente tutto in silenzio. Bene, abbiamo visto questo, andiamo a crearci il nostro diagramma delle fasi. Lo troviamo qui in fondo, vedete, State Diagram. Lo metto qui, lo allungo, vado a prendere il cilindro A, lo trascino nel campo, sembra quasi che non sia successo niente, lascio e gli dico ok, e questo è il campo di A. Prendo il cilindro B, lo porto sempre nello stesso campo, che cambia colore così che questo è il campo di B. Se adesso voglio posso anche allargarlo. Gli dico che lo voglio spesso e volentieri. Eccolo qua. Lancio il mio programma. Ecco, vedete, questo qua è il diagramma. Non è bello come quello che disegniamo, ma questo qua è il diagramma corsa-passo, anche se non si vede così bene come quando lo disegniamo. Adesso andiamo a vedere come poter modificare questo in relazione al tempo. Vado a fermarlo un attimo. Per farlo in modo che tenga conto del tempo, posso usare ad esempio delle valvole di regolazione del flusso, che vado a trovare, vediamo dove sei, eccolo qua, una via, questa valvola qui, la valvola di regolazione del flusso. Nel mio canale c'è un video in cui vado a descrivere questa valvola e il suo utilizzo. Cosa facciamo con questa valvola? Questa valvola vado a girarla di 270 gradi e vado a fare così, prendo tutto questo qua, lo porto in giù e vado a collegare questa valvola all'uscita e la metto tra il cilindro e la valvola. Faccio la stessa cosa. Qui. Questa valvola è regolabile, fa in modo che il flusso o passi tutto al 100% oppure vado a stringere la sezione in modo che ci sia minore quantità di flusso. Cosa succede? Che se la lascio al 100% è come se non avessi modificato niente. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Ecco, vedete esattamente la stessa velocità di prima. Ma se vado a regolare ecco che ho il mio diagramma corsa-tempo. Possiamo vedere che il rientro di A è più lungo e di più tempo rispetto alla fuoriuscita di A. Per quale motivo? Perché siamo andati a lavorare così abbiamo visto
in che modo è visibile anche la parte relativa al tempo impiegato dal cilindro a rientrare lo stelo del cilindro. Ovviamente se modifichiamo anche quest'altro invece del 100%, diminuiamo il flusso, eccolo qui, vediamo che impiega un certo tempo a salire e un certo tempo a rientrare. Questo perché? Andiamo ad allargare, perché come si può vedere in queste valvole, quando il cilindro rientra, passa attraverso questo valvola regolatrice che più è strozzata, più tempo impiega e quindi abbiamo una regolazione allo scarico. Invece quando la valvola arriva al 4 per spostarlo, passa attraverso quest'altra, passa a sinistra, mentre quando rientra questa si chiude ed è costretta a passare dallo strozzatore. Ovviamente se dovessimo mettere le valvole riduttrici, le valvole strozzatrici anche su B+ e B- otterremo lo stesso risultato. Quindi abbiamo visto in che maniera viene rappresentato anche il grafico corsa tempo. Vi ringrazio per la visione di questo video, molto didattico, relativo all'introduzione alla pneumatica, cioè come raggiungere la realizzazione di uno schema pneumatico, partendo dall'esaminare il progetto da realizzare e seguendo i vari step, i vari passi. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale dove trovate molto altro riguardo alla pneumatica, ma anche elettropneumatica, PLC e non vi dico altro, vi lascio la curiosità. Arrivederci.